problema più grosso quando si pesca a fondo tra gli scogli, quindi rock fishing, è sicuramente quello di incagliarsi. Il più delle volte perdiamo solo il finale con l'amo, altre volte incagliamo anche il piombo, quindi perdiamo piombo, finale e a volte addirittura lo shock leader. Se poi addirittura abbiamo anche allamato un bel pesce, rischiamo di perdere il tutto, compreso il pesce, e di lasciarlo poi girovagare con il nostro amo attaccato. Per quanto mi riguarda ho cercato varie opzioni, varie soluzioni, e quella che mi ha dato più soddisfazioni è utilizzando le safety clip da carp fishing, però in una maniera un po' particolare, un po' diversa, che appunto vi voglio far vedere. Gli amici carpisti utilizzano ormai da tempo le safety clip per sganciare il piombo e salvaguardare il pesce in caso di incaglio. Sono costituite le safety clip da due pezzi, uno di plastica rigido e uno di plastica morbido, un cappuccio, che ovviamente si inseriscono uno sull'altro in questa maniera. Vediamo ora come lo utilizzano i carpisti per poter capire poi come invece utilizzarlo noi nel rock fishing come piombo a perdere. I carpisti lo montano in questa maniera, il loro rig, qua abbiamo l'amo, il finale, abbiamo la girella e abbiamo la safety clip montata in modo fisso, non scorrevole, in modo fisso sulla lenza, in questa maniera. Quindi cosa succede? Una volta che il carpista lancia la sua lenza in acqua, arriva la carpa che abbocca e a questo punto magari rompe la lenza. Ipotizziamo che rompa la lenza perché si incaglia, perché il pesce è grosso, per 1000 motivi. Quindi una volta che la carpa rompe la lenza, inizierà a girare per il lago portandosi in giro il piombo, appunto. E gira che rigira, cosa può succedere? Può succedere che incontri degli ostacoli. A quel punto la carpa, tirando, si bloccherà col piombo sul fondo e ovviamente morte sicura, attaccata all'amo e al piombo, se non ci fosse la safety clip. Ma nel caso della safety clip, tirando la carpa azionerà appunto la safety clip e il piombo, che rimarrà sul fondo, e invece la carpa potrà girare libera dal piombo. Ovviamente l'amo rimarrà in bocca, ma si sa che poi il più delle volte riesce il corpo a espellerlo, e comunque ha molte più probabilità di sopravvivenza rispetto a rimanere incagliato sul fondo. Questo è come lo utilizzano quindi i carpisti: safety clip fissa, non scorrevole, in questa maniera. Nel nostro caso invece la safety clip andremo a montarla al contrario, quindi non in questa direzione, quindi col cappuccio di gomma verso il cimino, ma al contrario, quindi in questa direzione, quindi con il cappuccio di gomma sottile verso la girella e verso l'amo, verso il finale, e la parte aperta verso il cimino della canna, in questa maniera, quindi scorrevole. Andremo a montare il nostro finale ed eccoci qua, pronti. La nostra clip, safety clip scorrevole, canna, safety clip, girella, finale e amo. A questo punto il nostro piombo, apriamo la safety clip, inseriamo il nostro piombo e richiudiamo bene, forte, il cappuccino. Lo dovremo chiudere bene perché lanciando non venga via, e vi assicuro che potete lanciare anche 150 grammi con la massima forza, che questo, se è ben inserito, non si sgancia. A questo punto lanceremo il nostro terminale in acqua, quindi siamo in pesca, a un certo punto recuperiamo e potremmo trovarci i nostri soliti incagli, i nostri sassi, i nostri ostacoli. Quindi tirando arriverà il piombo. A questo punto normalmente tirando spaccheremo tutto: piombo, lasciando giù l'amo, lasciando giù il finale e anche lo shock leader se lo usiamo. Nel caso invece di utilizzo della safety clip, cosa succederà? Che tirando il piombo rimarrà tra gli scogli, tra i sassi, e noi recupereremo tutto il sistema pescante. Può succedere anche che una volta che siamo in pesca
arrivi anche un pesce a mangiare. Pesciolino, magari un bel pesciolone, magari c'è un'orata di qualche chilo agganciata. A sto punto ferriamo il pesce, stiamo per recuperarlo, e cosa succede? Che potremmo incagliarci, questa volta con il pesce allamato. Anche in questo caso senza safety clip, in questo caso tirando romperemmo piombo, finale, tutto, e perderemo anche magari un pesce molto importante. Con la safety clip stessa cosa di prima, il piombo si incastra tra gli scogli, noi tirando dalla canna andremo a sganciare il piombo che rimane lì e a salvare il tutto, compreso il nostro bel pesce. Proprio in una delle ultime pescate ho agganciato un pesce e incagliato sul fondo. Adesso andremo anche a vedere come poi è andata a finire. Hai visto il piombo sgancio? Cazzo, adesso ci sei. Allora, ho detto che l'ho preso. Guarda il piombo sgancio. La criptocard. Al contrario, guarda che questa è. Pesce incannato. Si sentiva perché gli dava un piccolo pescetto incastrato. Faccio a Luca, guarda che sicuramente il pesce è attaccato perché sento i colpi e si è incastrato il piombo. Bene, provo a sganciare il piombo perché ho messo una safety clip da carpa, però montata al contrario, scorrevole, e infatti ho tirato, il piombo era incastrato, ho mollato, si è sganciato e ho salvato il pesce e la montatura e lo shock leader soprattutto. Quindi ha provato, testato, che funziona. Bene. In questo caso avevo agganciato un pesce e poi incagliato successivamente. Sentivo il filo tirare, malgrado non riuscissi a salpare il pesce. Questo stava a dire che il pesce era allamato, tirava il filo e il piombo scorrevole era incastrato. Non sapevo se era un pesce grosso o un pesce piccolo, in questo caso si è trattato di un pesce piccolo, ma potrebbe essere anche il pesce della vita. Fatto sta che tira e molla, il piombo, come volevasi dimostrare, si è staccato e ho salvato il pesce.